Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un autore di libri per bambini tedesco. Probabilmente qualcuno ha già intuito il sesto senso guardando la sottoscritta che deve fare una carnevalata ogni volta che si mette a fare un video. E l'autore di cui parleremo oggi è Michael Ende. Sono quasi sicura che lo conosciate tutti, magari non pronunciato così perché al solito devo fare la figa, per cui ve lo pronuncio in tedesco. E è l'autore della Storia Infinita. Come mai mi è venuto in mente di parlare della Storia Infinita? Mi è successo qualche tempo fa, girando su canali YouTube, di aver trovato una persona che si era firmata con il nome di uno dei personaggi di questa Storia Infinita e aveva anche l'immagine di un altro personaggio, per cui mi sono messa a discutere sul perché avesse deciso di scegliere il nome di un personaggio, tra l'altro cattivo, della Storia Infinita, per poi mettere come immagine il personaggio, uno dei personaggi comunque positivi, sempre della stessa storia. Secondo me Michael Ende è un autore che è molto sottovalutato da noi, mentre in Germania si possono trovare libri e soprattutto ho trovato tantissimo materiale di riflessione sui suoi libri. Allora, il principale direi che la Storia Infinita sia in Germania che in Italia. Diciamo che la cosa pregnante, la cosa più interessante dei libri di Ende è il fatto che scriva con un modo di fare un po' quasi infantile, quasi per bambini, e del concetto di una profondità che va al di là addirittura di quello che può essere compreso da un bambino, e questo è proprio il punto centrale della Storia Infinita, cioè che è un libro che dice testualmente che ogni volta che viene letto dà qualcosa di diverso. Questo perché può essere letto a più livelli diversi e all'interno di questo libro si riescono a riconoscere cose a seconda della propria maturità, delle proprie esperienze, del proprio vissuto. Quindi ogni volta che si va avanti, ogni volta che questo libro si rilegge, il libro è diverso perché ci sono dietro queste cose alla base che sono diverse, per cui anche i personaggi che ci sono al suo interno riescono a trasmettere qualcosa di diverso e era giusto, ce ne può, ci rinuncio ragazzi, il mio italiano è terribile e si riesce a tirarsi fuori, non ce la faccio, e si riesce a tirarne fuori qualcosa di diverso. E si capisce che è il mio libro preferito dal fatto che appunto ce l'ho in due versioni, italiano e tedesco. Tra l'altro l'italiano è tutto rovinato perché è quello che ho letto di più. Il tedesco ho preso l'edizione figa, che è quella originale, e c'è con il testo in due colori, uno per le parti che si svolgono nel mondo reale e l'altro per le parti che si svolgono all'interno di fantasia. La cosa però interessante e di cui volevo parlare oggi è rapportarlo al mondo attuale, e quindi cos'è fantasia all'interno del mondo di oggi. Allora, fantasia è il mondo della fantasia, è quel mondo del sogno e dell'immaginazione. Fantasia all'interno della storia viene aggredita da questo nulla e credo che sia un concetto estremamente attuale. E è quello che critichiamo un po' tutti all'interno di internet, questo nulla di concetti e di contenuti che si diffonde un po' dovunque, e questo nulla che sostanzialmente siamo noi a portare, come nella Storia Infinita, è dovuto dal fatto che l'uomo abbia smesso di credere in questo mondo della fantasia. E all'interno di internet siamo noi che portiamo questi contenuti che poi noi stessi percepiamo come vuoti, perché abbiamo perso, o quantomeno stiamo perdendo un po' il gusto della riflessione, il gusto di andare un po' oltre, e quindi ci sembra un po' tutto superficiale, ci sembra un po' tutto questo nulla che perversa, che imperversa, che si diffonde un po' dovunque. E credo che sia una buona metafora del mondo di internet, in cui ognuno vuole essere imperatore, ognuno vuole essere protagonista. Una cosa interessante, che però non ricordo se c'era anche nel film, di sicuro c'era nel libro, cioè che tutti gli eroi che vengono chiamati per cercare di salvarla alla fine rischiano di autoproclamarsi imperatori, cioè hanno questa tendenza che vogliono a un certo punto del loro viaggio all'interno di fantasia, quindi all'interno di questo mondo dell'immaginazione, che può essere internet, che può essere un mondo a sé che nessuno conosce, perché in internet siamo un po' sostanzialmente tutti in contatto, una realtà virtuale in cui siamo tutti in contatto, però può esserci un mondo che è, non so, un mondo di una fissazione, un mondo di internet, un mondo di un libro qualunque, cioè non è che deve essere per forza la Storia Infinita o che deve essere per forza internet. Un mondo in cui una persona si chiude
per trovare quelle cose che gli consentono di salvare la propria vita nel mondo reale. Tutti coloro che fanno questa cosa, cioè che cercano di salvare, che hanno qualcosa da salvare e cercano rifugio nel mondo della fantasia e dell'immaginazione per trovare questa cosa, alla fine rischiano di perdersi all'interno di questo mondo e cercano di proclamarsi imperatori. E cosa succede a quel punto? Che nel momento in cui uno si proclama imperatore perde tutti i ricordi, tutto ciò che lo lega al mondo reale, sostanzialmente diventa parte di quel mondo e perde la sua capacità di immaginarlo e di formarlo, e quindi si finisce nella città degli imperatori, che è un luogo terribile in cui tutte queste persone che in passato hanno cercato di fare qualcosa e che avevano questo qualcosa che gli avrebbe consentito di salvare sia Fantasia che il mondo reale, e finiscono per perdersi in questo luogo in cui finiscono a farfugliare, in cui loro stessi non capiscono più dove sono, cosa fanno, perdono completamente il senno, perdono completamente la ragione. E a proposito della città degli imperatori, Ende scrive: poi Bastiano vide gli abitanti, uomini, donne, bambini. Dall'aspetto esteriore parevano gente normalissima, ma il loro vestiario faceva pensare che fossero stati colti da follia collettiva, tanto da non riuscire a distinguere fra oggetti d'uso comune e articoli di abbigliamento. In testa portavano paralumi, secchi per la sabbia, zuppiere, cestini da carta o scatole e sacchetti, e indosso avevano tovaglie, tappeti, grandi strisce di carta stagnola, alcuni si erano persino infilati in bidoni di latta. Molti tiravano o spingevano carriole e carretti carichi di ogni sorta di suppellettili, lampade rotte, stoviglie, stracci e lustrini. Altri invece portavano le stesse cose sulla schiena, raccolte in grossi fagotti. Quanto più Bastiano scendeva verso la città, tanto più fitto era il brulichio di quella strana gente. Tuttavia, per quanto affaccendati, tutti davano l'impressione di non sapere affatto dove volessero andare. È interessante questa metafora dell'imperatore, cioè la persona che nel momento in cui si proclama salvatore del mondo, si proclama superiore agli altri, perde la capacità di guidarli, perde la capacità perde proprio quella spinta generatrice che gli consente di avere alla fine i suoi poteri, perché il potere di Bastiano all'interno di questo mondo della fantasia qual è? Creare storie e trasmettere neanche le sue conoscenze, perché non porta conoscenze, porta fantasia, porta quello che agli abitanti del mondo della fantasia manca, cioè la capacità di plasmare il proprio mondo, perché ne fanno parte, ed è questo che succede agli autoproclamatisi imperatori. Entrano a far parte di questo mondo e non sono più in grado di interagire con esso, di formarlo, di plasmarlo. E la cosa bellissima è che alla fine Bastiano viene salvato da Atreyu e gli dà quello che gli mancava, gli dava quello che Bastiano aveva perso per strada, e secondo me con questo si ritorna sempre a quel discorso che per fare qualcosa è inutile provare a insistere a farlo da soli, cioè la forza è nell'amicizia, la forza è nell'aiuto che ci possiamo dare l'un l'altro, e anche quando siamo in un momento particolarmente difficile c'è sicuramente qualcun altro che ci è già passato, e nascondersi porta a quei lati oscuri, a diventare quei personaggi negativi che nella storia infinita sono il lupo mannaro, sono tutti questi personaggi che tentano di ostacolare ma che alla fine sono soli, mentre Bastiano ha il suo Fortuna Drago, ha il suo Atreyu, ha un sacco di persone che lottano insieme a lui, ed è questo appunto che gli consente alla fine di tornare a casa. Adesso parafraso un po' perché non mi ricordo bene in che capitolo fosse la citazione, per cui non riesco a recuperarvela, e c'era appunto questa frase che diceva che alcuni non riescono ad andare a Fantasia, altri ci vanno ma ci restano per sempre. Per alcuni è facile andare e tornare, e ci sono alcuni invece che riescono ad arrivare ma che possono tornare a casa solo dopo essere passati e aver trovato le acque della vita. E sono queste persone che riescono ad aiutare entrambi i mondi, sia il mondo del reale che il mondo della fantasia, persone come Bastiano. Bastiano alla fine riesce a trovare queste acque della vita, però non gli è consentito tornare a casa perché queste acque gli chiedono: hai finito ciò che hai cominciato qui? E lui aveva iniziato tantissime storie, concludendo con: ma questa è un'altra storia e la racconteremo un'altra volta. E finché non ha completato questo compito che gli era stato affidato e che appunto aveva iniziato, le acque della vita non lo lascerebbero tornare a casa, se non fosse per l'aiuto di Atreyu,
che garantisce per lui, che gli dice: queste storie le concludo io, tu vai, tu torna a casa. E qui si vede il valore dell'amicizia, il valore del non essere soli, la differenza tra questi personaggi e quelli negativi, perché se ci fate caso, il lupo mannaro che lavora per il nulla, che quantomeno nel libro, nel film non ricordo per chi lavorasse, lavora però da solo. Invece Bastiano è aiutato da Atreyu, è aiutato dall'imperatrice a modo suo. L'imperatrice è un personaggio un po' particolare, interessante ma molto particolare, ma ne parleremo in separata sede, un attimo, una cosa per volta. E qui si vede la forza del bene che è comunitaria, mentre non so se il messaggio è: chi cade verso la strada del male è perché è solo, o se il messaggio è: il male non può che operare da solo. Però credo sia interessante vedere questa cosa. Invece dicevo che l'imperatrice è un personaggio molto particolare, in quanto nel film ci viene presentata come un personaggio positivo, mentre nella storia è un personaggio neutrale che si contrappone al vecchio della montagna, l'infanta imperatrice contro il vecchio della montagna, che sono Fantasia e sono le facce opposte della stessa medaglia. Sono l'inizio e la fine, e c'è questa scena stupenda in cui l'imperatrice, per salvare Fantasia, decide di andare dal vecchio della montagna, quindi l'inizio che incontra la fine, chiudendo il tutto in un ciclo infinito da cui la storia è infinita. Questo è l'unico modo, secondo l'imperatrice, per richiamare Bastiano all'interno di Fantasia, però questa cosa porta anche dei rischi, in quanto se Bastiano decide di non venire, per Fantasia è veramente la fine, perché entra in questo ciclo infinito di creazione e distruzione dal quale non è più in grado di uscire. Cioè, se prima aveva una possibilità di salvarsi, nel momento in cui questa imperatrice decide di andare dal vecchio della montagna, distrugge Fantasia e fa questo grandissimo sacrificio per portare la salvezza che non è sicuro che arriverà, per cui non è detto che sia un personaggio così positivo come quella donna angelica che ci presentano nel film. Quindi secondo me questo qua è veramente un libro da leggere, è un libro che può dare tanto ad ogni rilettura e in ogni momento della propria vita, per cui se non l'avete ancora fatto vi consiglio di leggerlo e di leggere anche, sempre di Michael Ende, il libro di Momo. Momo è un po' diverso, cioè Momo è un libro che parla della società moderna in quanto bloccata da questo mito del tempo, ci sono questi uomini grigi che collezionano il tempo, e già il fatto che un uomo grigio sia ossessionato dal tempo dovrebbe già esprimere un messaggio solo l'immagine, ed è questo il modo in cui si esprime Ende, attraverso delle meravigliose immagini che è un peccato perdersi o guardare attraverso la versione del film, perché secondo me il film alla fine porta tutto pronto, perché queste immagini non dovete farvele voi, queste immagini ve le trasmette direttamente. E pur essendo un film molto bello, consiglio appunto di leggersi il libro. Questo è quanto per oggi, ci sentiamo la prossima settimana con un altro video.